Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, monitoraggio per questa luna piena potentissima del 15 novembre 2024. Questa luna piena in Toro porta a determinare i tuoi valori. Che cos'è che per te ha valore veramente? Che cosa sono? Quali sono i tuoi valori? Su quale base si radica la tua essenza a livello di valori? Perché se non abbiamo quel valore interno, allora quello che costruiamo sono castelli di carta, che alla prima volata di vento se li porta via. E allora radicare il vero valore, quello in cui veramente sentiamo di credere, no? Che poi dire credere è anche una parola sbagliata. Però usiamo questa per capirci. In che cosa credi veramente tu? In che cosa vibra la tua essenza, le tue cellule? Qual è il tuo vero valore? Allora costruire cose sulle quali che hanno come postulato imprescindibile ciò in cui credi veramente. E allora portare avanti la quotidianità su ciò in cui credi. Ogni cosa che fai, da fare la spesa la mattina, incontrarti con gli amici, avere rapporti con le persone, fai che tutte queste cose siano mosse dal valore che ti anima. E allora abbiamo questo cielo, riprendo il mio quadernino, con i grandi pianeti lenti che spesso sono stiamo vedendo queste retrogradazioni, no? Tutte le retrogradazioni portano a rivivere, riconsiderare la natura, madre terra, il divino, ci sta formando nella trascendenza, nell'uomo trascendente. Quell'uomo trascendente che trascende la dualità, giusto o sbagliato, bene e male, la dualità, quello ci sta formando per uscire fuori dalla mappa mentale. E allora Urano, che lo troviamo retrogrado in Toro, e abbiamo la luna piena in Toro, ci porta a riconsiderare i tuoi valori, rivoluzionare ciò che per te ha veramente valore. E quindi ci sta aiutando con questa retrogradazione a farci fare un excursus di tutte le cose a cui abbiamo dato valore, ma che non avevano magari fondamenta. E questa luna piena porta a radicare quello che stai iniziando a credere che senti dentro di te, che ha un fondamento. Scusate un attimo. Scusate, avevo lasciato la suoneria accesa. Allora, stavamo dicendo quello che per te ha veramente valore. Allora, per me, vi faccio un esempio pratico in modo tale da poterlo poi andare a applicare ad ogni vostra circostanza specifica. Per me ha valore servire. Ha valore servire, il servizio, il mio darmi è ciò per cui vale la pena morire e vivere. Quello è il mio valore. Darmi, dare la mia natura, darmi, offrirmi, quello è il mio valore. Come lo faccio? In quello che faccio quotidianamente con voi, all'interno della mia famiglia lo faccio all'interno del gruppo di amici strettissimo che ho, lo faccio quando vado a fare la spesa, quando do un sorriso in più a chi magari c'ha il broncio in mezzo alla strada. Darmi, mi spiego? Darmi, per la gioia di farlo, la gioia del darmi. Il valore che ha per me la naturalezza dell'essere, vedere esprimere le persone nella loro naturalezza, anche nelle loro contraddizioni stesse. Non giudico, non c'è giudizio nella contraddizione con la quale qualcuno si esprime verso di me. Perché? Perché vige il postulato di Eraclito. Eraclito, ve lo dico sempre, diceva che per alcuni uomini alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono giuste. Per il divino tutto è perfetto. Per la mente divina, laddove è vero A, è vero anche B. Per la mappa mentale no, mette il giudizio, se è vero A non può essere vero B, allora ti giudico e lì limiti la tua espansione. Allora,
il valore a cui l'uomo trascendente è necessario che si attenga, è la trascendenza di queste dinamiche. Quindi praticare questo e non mettervi il giudizio se non ce la fate, Mi spiego? Quindi nello stesso giorno, il giorno dopo la luna piena, abbiamo anche Saturno, che è in pesci, che torna diretto. E quindi, come vi ho detto anche nel video sui pianeti di novembre, riconsiderare i tuoi sogni per dare loro concretezza ed eliminare il superfluo, cioè i falsi dei moralistici e culturali, perché i falsi miti possono essere portati a galla dai pesci. Mi spiego, abbiamo Nettuno e Saturno in pesci. E quindi eliminiamo i fronzoli. Quali sono questi fronzoli? I fronzoli sono il chiacchiericcio della mente. I fronzoli sono quelli. Alla fine l'unico valore, che poi le sottocategorie sono quelle che sto descrivendo io, è la fede. La fede. Come vedete, tutto si riconduce lì. Quindi state facendo il rito del culto degli antenati, lo so bene, sia quello dell'altare, quello va fatto sempre, un altare sempre fisso dentro casa e dedicare sempre un pensiero ai vostri avi, ai vostri antenati, affinché abbiano una buona rinascita e un buon karma. Prima, come vi dicevo sempre, non si andava in guerra o a affrontare qualcosa senza offrire un pensiero o qualcosa ai propri avi, ai propri antenati, proprio perché sono coloro che ti sostengono e ti danno forza. Se quegli avi, gli antenati, hanno degli spiriti perturbati, allora come dei boomerang ritornano nella tua vita e non ti fanno superare le battaglie. Prima si parlava con gli antenati, soprattutto si offrivano doni proprio per vincere una battaglia, andare in battaglia, ma la vita è tutta una battaglia, è tutta una lotta, noi siamo sempre in lotta, quindi offrire un pensiero ai nostri antenati quotidiano è proprio ricevere il loro sostegno nella lotta della vita perché lotta contro le proprie resistenze al darsi. Ogni giorno scendiamo in campo a lottare, da quando ti svegli. Ma lotti contro cosa? Contro le tue resistenze stesse, che la vita te le fa vedere davanti sotto forma di immagini che ti accadono durante il giorno. E quindi qual è il tuo valore? A cosa ti attieni? Ecco, questa è la domanda che ti fa questa luna piena. E non solo la domanda, adesso stiamo con il rito degli antenati pacificando i nostri spiriti perturbati, lo spirito perturbato loro, quello delle persone con le quali sono entrati in risonanza. Per chiunque non sapesse di che cosa sto parlando, si trova per la prima volta sul mio canale, nella nostra scuola iniziatica. Sto parlando del video che ho messo nella playlist L'arte sciamanica magia pratica 8, il culto degli antenati. Allora stiamo riparando le fratture della nostra anima, che è l'azione che siamo venuti a compiere in questa incarnazione del Kali Yuga. Andiamo a riparare le fratture della nostra anima. Con che cosa? Con l'oro della consapevolezza. Riparare le fratture della propria anima significa iniziare a co-creare con gli dei, avere sempre più potere, più determinazione nell'andare incontro alla creazione di realtà bellissime, di grande prosperità come la tua anima è. A tal proposito ho preso adesso un libro che ho messo nella sezione community di questo canale, ma lo trovate anche nella storia in evidenza sul mio profilo Instagram da Romantic21. Uno dei libri che sento fortemente vi serve in questo momento è questo, Kintsugi di Selene Calloni Williams. Ripara le ferite dell'anima e rendi prezioso ogni istante della tua vita. Il Kintsugi è l'arte di riparare con l'oro le fratture di vasi, di oggetti, ok? Questo applicato all'anima è un manuale straordinario di potenziamento del proprio valore. Appunto, luna piena in toro, potenziamento del proprio valore. Quindi, come spesso vi ho fatto altri video con altri libri che reputavo importanti in quel momento, adesso questa luna piena in toro
Toro, i miei spiriti guida mi hanno suggerito di leggervi un passo di questo libro per dare il messaggio di questa luna piena in Toro rispetto a quello che stiamo dicendo. Ok? Allora, andiamo a vedere, farò in questo modo, qual è il messaggio dei maestri per questa luna piena in Toro del 15 novembre, per tutta la mia comunità. Allora, leggerò in alto a sinistra. Parto da qui, altrimenti il periodo non è completo. Dice: a me e al reverendo Gotatuve Sumalokatero era affidato il compito impegnativo, ma fonte di grandi soddisfazioni, di ricercare nella foresta le erbe più adatte, i funghi giusti, le cortecce appropriate, i licheni migliori, le radici, le liane, i fiori, e sotto la stretta supervisione del maestro di trattarli per trasformarli in medicamenti. Spesso la lavorazione consisteva nella spremitura e nella polverizzazione all'interno di un mortaio, ma altre volte richiedeva la cottura o la fermentazione. Ogni rimedio, per funzionare, necessitava di un rito ad hoc e quindi prima di somministrarlo, Gatatera coinvolgeva il paziente in una pratica spirituale intensa. Una delle pratiche era farlo mordere da un serpente proprio nel punto del corpo dove risiedeva il male da curare e poi produrre una profonda incisione con un coltello. Prima per poter succhiare fuori il veleno attraverso la ferita e poi per riempire la ferita con il medicamento indicato. Il più delle volte veniva prescritto al paziente il digiuno rituale e poi una dieta particolare, essendo il cibo la prima di tutte le medicine. Quando prescriveva gli oli da massaggio, il mio maestro faceva 1000 minuziose raccomandazioni su come doveva essere svolto. Il rituale era fondamentale affinché il rimedio funzionasse. Gatatera paragonava il rito all'operazione chirurgica. Anch'essa è una sorta di rito di passaggio e per questo ha il potere di indurre la guarigione. Gatatera non vedeva il corpo come una macchina, i cui ingranaggi sono gli organi, ma come una complessità di spiriti senzienti con i quali il rituale consente di instaurare un dialogo. Nello svolgere il mio compito, io però mi imbattevo ogni volta in un grande problema. Quando mi addentravo nel folto della foresta alla ricerca di erbe, funghi e licheni, non riuscivo a individuarli, mi sentivo cieca. Ero del tutto incapace di vedere. A volte capitava che il mio maestro mi accompagnasse e lui riusciva a scovare immediatamente le erbe giuste, anche se si nascondevano sotto i cespugli. Io invece non le vedevo, nemmeno se le avevo in bella vista sotto il naso. Alla sera, nella grotta dove dormivo, mi sfregavo gli occhi con le dita e mi ripetevo: sono cieca, voglio guarire, voglio vedere. Qualche anno dopo aver lasciato la foresta di Abarana, quando Gatatera aveva ormai lasciato il corpo e io ero rientrata in Europa e frequentavo l'università, mi sono accorta di essere miope per davvero. Un giorno, di fronte a una grande lavagna con delle scritte in latino che non riuscivo assolutamente a leggere, mi sono ritrovata a compiere l'identico gesto che facevo nella foresta sfregandomi gli occhi con le dita. In tempi più recenti, Noburo Okudado, il mio amico sciamano Yamabushi, con cui ho discusso a lungo l'arte del kintsugi, mi ha parlato di un fenomeno davvero interessante, quello del plant blindness, la cecità alle piante, che forse potrebbe in parte spiegare la mia difficoltà nello svolgere il compito che il venerabile Gatatera mi aveva affidato. Secondo alcuni studi, gli esseri umani in natura vedrebbero solo una piccola parte delle piante presenti intorno a loro. Si pensa che questo fenomeno sia dovuto al fatto che il cervello si è specializzato nell'elaborazione di stimoli prodotti dal movimento di animali piuttosto che nel percepire le piante.
perché gli animali sono pericolosi per la sopravvivenza dell'uomo, mentre le piante non costituiscono un rischio diretto e immediato. Inoltre, con Noburo ho a lungo meditato sul significato del dolore che scaturisce nel momento in cui ci si rende conto che qualcosa in noi non funziona a dovere. Il disagio psicologico da affrontare è l'accettazione di non essere perfetti, normali, di aver perso una funzionalità che si dava per scontata. A ben guardare, la miopia era un difetto visivo davvero piccolo rispetto a menomazioni ben più gravi. Un paio di occhiali avrebbe risolto il problema. Ma il mio vero dolore, quello che provavo ogni volta che mi sfregavo gli occhi, era la consapevolezza di non vedere quello che avrei voluto o dovuto. In pratica, mi rendevo conto che in me andava a crearsi una spaccatura, non solo nelle mie facoltà visive, ma soprattutto nel mio mondo emotivo. I principi dell'Ibi Kintsugi ci vengono in aiuto ogni volta che una funzionalità del nostro corpo si rompe, oppure quando scopriamo che il nostro organismo non è così perfetto o performante come pensavamo, e si insinua in noi un sentimento d'angoscia che spacca il vaso dell'anima. Ogni volta che incontriamo un limite fisico e ne traiamo dolore, ogni volta che sperimentiamo un malfunzionamento di quella meravigliosa astronave che ci trasporta nel grande viaggio della vita e che chiamiamo corpo, ogni volta che proviamo sgomento, in tutti questi momenti in cui avvertiamo una frattura, l'Ibi Kintsugi può sorgere dentro di noi come un sole che ci riscalda il cuore e ci consente di riparare la nostra ferita con l'oro della consapevolezza. È fondamentale prendere coscienza del fatto che l'imperfezione non è un rallentamento o un ostacolo, bensì un'alleata potente del processo di evoluzione. Siamo stati progettati per romperci innumerevoli volte, perché è proprio da queste rotture che procede la nostra spinta a evolvere, a trovare soluzioni, a pensare a ciò che fino a quel momento non era ancora stato pensato. Non dobbiamo aspirare a una vita senza fratture, ma a una vita piena di belle fratture, crepe che si aprono sul rigido e artificiale terreno della normalità per spronarci all'azione. Questo passo meriterebbe 10 minuti di silenzio. Il messaggio che Selene dà in questo libro meraviglioso, a mio avviso, è proprio quello di, in questo passo che abbiamo letto, perché è veramente un grandissimo manuale di espansione. Il messaggio che abbiamo letto è proprio questo: quando ci rompiamo è da lì che entra la luce. Quindi benedire le fratture e ripararle con l'oro della consapevolezza. Qual è la consapevolezza in questo caso quando ci rompiamo, sia a livello psicologico che fisico, che poi è la stessa cosa, La consapevolezza, l'oro della consapevolezza è l'essere consapevoli che da quelle fratture sta entrando la luce che ripara. Riparare cosa? Non ricostituire il corpo come era prima. Quello che era prima è sbagliato, cioè quello che era prima è una torre da dove non si può uscire. Grazie alla frattura si spacca ed entra la luce. È una torre buia quella in cui ci troviamo con la mappa mentale. Quando ci rompiamo entrano le luci dell'infinito, dell'anima, e avere consapevolezza di questo ripara la frattura della tua anima. Quindi stavamo parlando della luna piena in Toro, è un grandissimo messaggio di consapevolezza. E allora, siccome abbiamo quest'Urano in Toro retrogrado, riconsiderare tutte le volte in cui ci siamo rotti, in cui ci siamo frantumati e quante volte abbiamo inveito contro quelle fratture, invece di accoglierle con l'oro e guarirle con l'oro della consapevolezza.
Quindi dare valore, luna piena in Toro, a quelle fratture della nostra anima per riscrivere la storia. E quindi a questo punto, con Saturno, che nello stesso giorno torna diretto in Pesci, elimineremo i falsi dei moralistici e culturali, i fronzoli. I fronzoli. I fronzoli sono il chiacchiericcio della mente che ti dice che è sbagliata la tua frattura, la tua rottura, il tuo cadere, è sbagliato, facendoti riperpetuare cose simili in circostanze diverse. E allora vi ripeto questo passo fondamentale perché è il postulato di questa luna piena in Toro, per andare verso la trascendenza. È fondamentale prendere coscienza del fatto che l'imperfezione non è un rallentamento o un ostacolo, bensì un'alleata potente del processo di evoluzione. Siamo stati progettati per romperci. Innumerevoli volte, mi spiego, ti rompi e cadi e ti rompi, ti rompi qualcosa, oppure anche a livello psicologico, no? Si rompe una struttura psichica. Siamo stati progettati per romperci innumerevoli volte. Allora questo è l'oro della consapevolezza. Perché? È proprio da queste rotture che procede la nostra spinta a evolvere, a trovare soluzioni, a pensare ciò che fino a quel momento non era ancora stato pensato. Se tu non ti rompi, non puoi sforzarti di trovare soluzioni che prima a quel momento non avresti pensato. Non dobbiamo aspirare a una vita senza fratture, ma una vita piena di belle fratture, crepe che si aprono sul rigido e artificiale terreno della normalità per spronarci all'azione. Quindi è un invito, è un'esortazione potentissima per saldare in voi il vero valore della consapevolezza. Messaggio potentissimo, potentissimo. E adesso, fatto questo, andiamo. Tu stai riprendendo? Sì. Ma vedete un po' più scuro, ragazzi? Forse metto così, ok. E adesso vediamo, facciamo. In questo momento siamo un organismo unico. L'anima tua, come l'anima mia, come l'anima vabbè. L'anima, la nostra anima non è da intendersi come soggetto, perché la tua anima, la mia anima, la sua anima fa parte dell'anima del mondo, l'anima mundi, come diceva James Hillman, il padre della psicologia archetipica. E allora l'anima mundi si palesa in questo momento per tutti noi per radicare il nostro valore nella consapevolezza. Siamo un organismo unico, ripeto, in questo momento vediamo qual è il messaggio per la nostra anima, per tutti noi, per adempiere a riparare le fratture della nostra anima con l'oro della consapevolezza. Allora, vediamo. La situazione attuale della quale stiamo parlando, rispetto a dei problemi specifici che poi si condensano in un unico postulato, andiamo a vedere adesso. Allora, situazione attuale. Cosa possiamo fare? Il risultato di questa luna piena in Toro. Allora, situazione attuale, di che cosa stiamo parlando? Semplicità. La via più semplice è quella più sicura. Dobbiamo essere come l'acqua. L'acqua diventa il contenitore in cui è versata. L'acqua si plasma, fluisce
Se tu prendi un bicchiere d'acqua, se tu prendi con un bicchiere l'acqua è alla forma del bicchiere. Se tu metti l'acqua in una bottiglia, prende la forma della bottiglia. Se tu metti l'acqua in una forma geometrica, prende la forma geometrica. Semplicità, fluisci. Quindi rispetto a qualsiasi situazione, adesso ci sta dicendo che per radicare in noi l'oro della consapevolezza dobbiamo essere molto più semplice dell'arzigogolazione mentale. Fluisci con gli eventi, datti agli eventi. Mi fratturo, mi frantumo, Emao, meraviglia, pronunciate il mantra, Emao, meraviglia. I mantra hanno un potere potentissimo sullo scioglimento del karma. Emao, meraviglia, semplice, datti. Quindi parliamo anche delle problematiche che ci possono essere inerenti a una vita più semplice, no? Sappi che ogni cosa che è mentale è artificiosa e complessa, proprio perché la mente è così. Quello che viene naturale, istintivo naturale, è la verità. Quindi applicate quello che vi sto dicendo alle vostre situazioni. Cosa possiamo fare oltre a questo? Hai la precedenza, la scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità. Non ti devi conformare a nessun tipo di mente. Non ti devi conformare a quello che dice la tua mente, perché tu vuoi emergere in qualità di istinto. Qua abbiamo un leone. Quale animale migliore poteva determinare, affermare l'istinto? Il leone. Ok? Quindi dai la precedenza al tuo istinto, non alla tua mente. Questo ti rende la vita più semplice. Questo porta a radicare in te il vero valore, i veri valori, luna piena in toro. Ok? Qual è il risultato di questa luna piena in toro? Un'esperienza significativa. Trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Cioè, guardate se non è il, ehm, il riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso. Qual è il risultato di situazioni che vedi come ostacolo se le affronti in questo modo? Farai un'esperienza molto significativa che trasformerà tutti gli ostacoli in opportunità. Mi rompo? Cado? Mi rompo a livello psicologico? Mi rompo a livello fisico? E ma oh meraviglia, mi do a questo evento perché un evento è voluto dal mio karma e dalla mia anima affinché io possa, ricordiamo il passo del libro, trovare soluzioni ed espandere la mia coscienza. Quindi vado verso il Dharma, vado verso l'evoluzione. Facendo questo volgerai la situazione a tuo favore. Quando tu ti dai a degli eventi che si ripercuotono e tu hai sempre inveito contro quegli eventi, quando invece ti dai dicendo ma oh meraviglia, wow, uketamo anche dici, uketamo, io accolgo e includo, la situazione, l'evento cambia. Cosa vuol dire l'evento cambia? La cosa rimane uguale, ma cambia il risultato dell'evento. Quindi questa luna piena in toro ti dice, dai valore al tuo istinto. Questo permetterà di radicare in te una semplicità molto più facile di quella che pensa la mente. Gli ostacoli che vedi sono le tue più grandi opportunità. Vedendolo in questo modo, tutte le situazioni ostacolanti si trasformano in tuo favore. Il risultato è a tuo favore. Ok? Wow! Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro perché questo video magari va visto almeno un po' di volte per sedimentare il messaggio. Quindi, abbiamo pubblicato tutti i segni zodiacali per video sempre validi sono quelli, sia per il mese di novembre, quelli sono validi per novembre, ma sapete come lo fate, spesso qualsiasi video interattivo è sempre valido. Abbiamo pubblicato la scorsa settimana altri segni zodiacali che trovate nella playlist segni zodiacali, analisi profonda spirituale, le trovate sopra la sezione del mio canale dove dice video, playlist, podcast, ok?
andate in playlist segni zodiacali, perché ci sono delle chiavi importanti per voi in questi giorni su come adoperarvi in quello che voi ritenete sfide, ostacoli, ognuno in modo diverso, ok? Poi per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita il mio primo libro, che è la mia tesi di laurea in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza. Per chiunque la desiderasse mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, l'oro della consapevolezza è la sola strada della salvezza. La salvezza è molto più della salute, include anche la salute, ma è molto di più la salvezza. È a tutto tondo. E quindi quello che ci dice la luna piena in Toro, il tuo valore, per radicare quel valore lì, dai valore e precedenza al tuo istinto, al tuo animale, ok? E questo porterà a trasformare qualsiasi tipo di situazione a tuo favore. Datti, emao, uketamo. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!